Benvenuti su Segreti Turchi, la vostra casa dei sussurri che diventano rivelazioni. Prima che parta il nostro viaggio nel mondo dei cuori famosi, vi chiedo un attimo di complicità. Iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate tutte le notifiche, perché quello che stiamo per raccontarvi vi terrà con il fiato sospeso. Questa volta non si parla di un set, non si parla di una premiere, non si parla di un premio scintillante. Questa volta parliamo di qualcosa che brucia sotto pelle, il cuore. Il cuore di lei, il cuore di lui, e quel battito che tutti cercano di decifrare. Sì, perché nelle ultime ore una frase ha incendiato le cronache rosa, una domanda lanciata da Cemre Arda, sottile come un sussurro eppure fragorosa come un tuono. È davvero così semplice conquistare il suo cuore? A chi era diretta? E perché proprio ora, quando i riflettori sembrano più caldi che mai su di lei e su Gökberk YLDRM? L'attenzione è esplosa in un istante. Una frase breve, quasi un gioco, ma con 1000 sottintesi. I social sono impazziti, i fan hanno riascoltato clip, riletto didascalie, ricostruito storie. Perché se c'è un nome che negli ultimi mesi cammina accanto a quello di Cemre Arda nei corridoi del gossip, quel nome è proprio lui, Gökberk YLDRM. Un sorriso scambiato in controluce, un saluto catturato da un telefono birichino, 2 storie postate a minuti di distanza con la stessa canzone in sottofondo. Indizi? Coincidenze? Provocazioni? In amore, si sa, nulla è semplice. E quando l'amore si intreccia con la fama, ogni silenzio pesa il doppio. Cemre Arda non è nuova al fascino del non detto. Negli anni ha costruito un'immagine magnetica, brillante, indipendente, capace di imporsi in scena con una grazia che non chiede permesso. Eppure, se c'è un terreno su cui ha sempre camminato con misura, è proprio quello dei sentimenti. Non nega, non conferma, non espone, non fugge. Vive nella zona grigia con l'eleganza di chi conosce il valore della parola e della pausa. Forse per questo, oggi, quella domanda che appare semplice suona come uno spartiacque, è un avvertimento, è una sfida, è un modo gentile per dire che per entrare in quel cuore non basta bussare. Le voci di corridoio raccontano che la frase sia maturata nel tempo, sedimentata tra giornate di sette interminabili, incontri tardivi in cui gli sguardi parlano più di qualsiasi dichiarazione, e quella fame di pace che spesso segue le tempeste. C'è chi giura che Cemre, dopo delusioni sottili ma pesanti, abbia scelto una regola d'oro: niente passi affrettati, niente promesse sussurrate al vento, niente fiducia regalata a chi non sa reggerla. Da qui l'enigma: è facile entrare nel suo cuore? O è diventato un luogo a cui si accede solo avanzando piano, contando i passi, con il dono della pazienza e della sincerità? In mezzo a questo mosaico di ipotesi c'è lui, Gökberk YLDRM, presenza silenziosa e intensa. Talento in crescita, sorriso capace di tagliare in due una stanza, quella disciplina che solo chi ha fame di storia porta negli occhi. Il loro nome, affiancato, fa rumore da settimane. Un paio di apparizioni casuali, la stessa cerchia di amici, la battuta ironica di un collega che, mezza risata e mezza verità, ha acceso la miccia. Ma se davvero questa frase di Cemre ha un destinatario, tutti guardano nella direzione di Gökberk. È lui il custode possibile del segreto? O è solo l'eco di un'illusione che conviene a chi scrive titoli? Chi conosce Cemre da vicino sussurra che oggi lei sia una donna diversa da ieri. Che abbia imparato a misurare il respiro, a riconoscere i segnali che in passato ha finto di non vedere, a scegliere il silenzio quando la voce degli altri si fa troppo rumorosa. Si dice che guardi all'amore non come a un incendio che divora, ma come a un rifugio in cui sedersi e ascoltarsi. Questo non vuol dire indifferenza, tutt'altro, vuol dire profondità. Vuol dire che per farle spazio, devi saper fare ordine. Vuol dire che puoi avere fascino, fama, perfino una folla che ti acclama, ma se non hai rispetto, verrai lasciato alla porta. E allora quei frammenti sui social acquistano un significato nuovo. Una foto al tramonto con parole scelte come piccoli coltelli di luce. Una canzone che parla di promesse mantenute.
Una storia, alle 2 di notte, con il rumore del mare e una frase scampata a ogni didascalia ovvia. Se ascolti bene, c'è un racconto che scorre tra le righe. È la storia di una donna che si è tolta di dosso il peso di dover dimostrare di essere felice per essere creduta, e che adesso, se vuole, sceglie la felicità. A patto che non sia in saldo. Naturale, a questo punto, la domanda che tutti ripetono, e Goldberg? C'è, non c'è stato, ci sarà. Lui, che in interviste attente sceglie i verbi con la cura di chi sa quanto un aggettivo possa diventare un titolo, non alimenta, non smentisce. Sorride. Si limita a dire che il lavoro è al centro, che i ruoli devono nutrirsi di verità, che la vita privata non è una stanza aperta. Ma poi lo vedi mentre ascolta, mentre scansa i complimenti con una battuta, mentre stringe le spalle come a dire che certe cose te le tieni strette se vuoi che restino tue. È abbastanza per pensare che la frase di Cemre lo riguardi? Forse sì, forse no, è la bellezza del mistero, si nutre proprio del nostro dubbio. C'è chi ricorda che Cemre, tempo fa, abbia confidato di non mischiare sete e amore. Un confine netto, una regola salvifica. Il retroscena. Innamorarsi dove si recita può essere come specchiarsi in un lago mosso, ti sembra di vedere l'altro, ma vedi un personaggio, e quando il Chase rimane solo l'acqua. Eppure, quando l'alchimia scavalca il copione, chi può davvero comandare al cuore? Qui nasce il brusio. Si parla di prove lunghe, di scene ripetute finché il respiro prende lo stesso ritmo, di mani che si sfiorano per lavoro e finiscono per raccontare altro. E allora i fan si chiedono se l'eccezione alla regola abbia un nome e un cognome. Se quel confine, per una volta, sia stato disegnato con la matita e non con l'inchiostro. C'è un altro dettaglio che ha mandato in delirio i commenti. Un braccialetto di filo rosso comparso al polso di Cemre e, pochi giorni dopo, un filo simile al polso di Goldberg. È un amuleto? È una trovata fashion? È una promessa in codice? Magari nulla. Eppure, nel mondo delle suggestioni, nulla è davvero nulla. Tutto diventa un tassello, e ogni tassello è una direzione. Così, la domanda di lei è davvero così facile conquistare il mio cuore? Suona come il biglietto lasciato su un tavolo a fine cena. Se hai capito dove sono, vieni a cercarmi, ma vieni da solo, senza telecamere. Non è un caso che nelle sue ultime interviste, quando la parola amore appare, subito dopo arrivi la parola pace. È una parola semplice, quasi timida in un universo che vuole fuochi d'artificio. Ma la pace è l'unico lusso che non si compra e non si baratta. Per alcuni è un momento breve, per altri è un luogo che costruisci ogni giorno. Se davvero qualcuno vuole entrare nella vita di Cemre, dovrà saperla proteggere. Non con promesse clamorose, non con regali vistosi, ma con quella coerenza minuta che resiste alla pioggia. Perché la pace non è assenza di rumore. È scegliere quali suoni meritano di restare. E allora perché i tabloid non smettono di rincorrerla? Perché lei non scappa e non si consegna, cammina in bilico, lascia indizi ma li mescola a specchi, offre parole e poi le chiude in scrigni. Ogni sua frase apre una porta e ne chiude due, ogni suo silenzio sembra un indovinello. È un gioco? È una tattica? Forse è solo il modo più elegante per difendere qualcosa che, a furia di essere esposto, si consuma. Se davvero c'è un amore che cresce, ci sarà un tempo per mostrarlo. E non sarà un tempo dettato dai titoli. In tutto questo, c'è un'immagine che ha fatto il giro in chat private. Un evento affollato, lei che scende da un'auto, lui poco dopo, saluti di rito, sguardi che non si fermano troppo ma neppure scappano, una cortesia che ha il ritmo di chi si conosce abbastanza da non dover fingere. Troppo poco per una prova, troppo per non sentire una scossa. Chi era lì racconta una vibrazione gentile, come quando ti accorgi che una canzone che ami è partita in sottofondo proprio mentre stavi pensando a lei. Coincidenze, dirà qualcuno. Ma l'amore, quando arriva, ama la forma della coincidenza.
C'è una parte del pubblico che teme che l'immagine forte e indipendente di Cemre la renda irraggiungibile. È una trappola vecchia come il mondo, scambiare la forza con l'assenza di fragilità. Chi la osserva da vicino dice l'opposto. La forza di Cemre nasce proprio da una fragilità accolta, non negata. Da quel modo di sentirsi fino in fondo che, se non trovi mani giuste, finisce per farti male. Forse la sua domanda è un paracadute. Non è un muro, è una richiesta di attenzione. Dimmi che ci sei, dimmi che sai restare, dimmi che la mia forza non ti spaventa e la mia delicatezza non ti annoia. Se ci riesci, la porta si apre. E Gökberk, in questo racconto, non è un'ombra. È un uomo che conosce il mestiere e non ha voglia di giocare a nascondino con i sentimenti. Ha imparato che certe storie bruciano in fretta proprio perché sono state accese per essere viste, non per scaldare. Forse è per questo che affascina così tanto l'idea di lui accanto a lei, perché combina disciplina e luce, misura e slancio. Perché dà l'idea di uno che, se entra, lo fa in punta di piedi e con la schiena dritta. Non è poco, quando sei tu a dover proteggere il tuo nome da ogni fraintendimento. Ci sono anche i sussurri di chi, per mestiere, vive dietro le quinte. Dicono che tra una pausa e l'altra, quando la troupe si disperde e resta solo l'eco delle battute provate, ci sia un modo di parlarsi che non ha bisogno di microfoni. Non grandi dichiarazioni, ma attenzione. Non promesse, ma presenza. E allora quella domanda iniziale cambia pelle, non è più un enigma per gli altri, è un invito per una persona sola. Vieni, ma vieni con la tua verità, perché la mia non la baratto più. Tuttavia, non dobbiamo illuderci che domani ci sarà il post con i cuori. Può darsi che la storia resti ancora sospesa, che si scelga di proteggere il possibile prima di consegnarlo al mondo. Può darsi che in questo momento le parole giuste siano proprio quelle non dette. È difficile, ma è anche maturo. Chi cerca lo scandalo resterà deluso, chi cerca un senso, invece, troverà la trama sottile di due vite che imparano a parlarsi senza testimoni. Allora arriviamo al punto, qualcuno ha davvero rubato il cuore di Cemre Arda? La risposta, oggi, è un forse che non sa essere tiepido. È un forse pieno, strutturato, che ha il suono delle cose vere quando sono ancora fragili. Se la domanda era una sfida, forse ha già trovato un coraggioso. Se era una protezione, ha già stabilito il perimetro. Se era una poesia, ha un destinatario che la sa leggere tra le righe. E in ognuna di queste ipotesi, il nome di Gökberk YLDRM brilla come una parola chiave. Vale la pena ricordarlo. Rubare un cuore non è mai facile, ma quando diventa impossibile è perché il cuore ha smesso di credere. Qui non è così. Qui c'è un cuore che crede ancora, ma sceglie, valuta, custodisce. Non si apre alle promesse a metà, non si lascia convincere da un gesto eclatante se dopo resta il vuoto. Non permette che l'entusiasmo copra il rumore dei passi che non sanno durare. E forse è proprio questa la definizione più moderna di romanticismo, restare quando le luci si spengono. Se ci chiedete un pronostico, vi diremo solo questo: il tempo è l'unico giudice capace di mettere d'accordo verità e curiosità. Il tempo svela, il tempo cura, il tempo unisce o separa. Oggi abbiamo una domanda che vibra, due nomi che si rincorrono. Un pubblico che tifa per l'approdo dolce di una storia che non ha bisogno di proclami. Domani, chissà. Ma a noi, che amiamo il brivido dei dettagli, basta restare sulla soglia ad ascoltare, il resto verrà da sé. Diteci la vostra. La frase di Cemre Arda è un segnale d'amore o una lezione appresa dal passato? Se voi foste al posto di Gökberk YLDRM, quale gesto scegliereste per dimostrare che non cercate il clamore ma la verità? Scrivetecelo nei commenti, perché in questa storia le vostre intuizioni sono la nostra bussola. Mettete un like se il battito di questa possibile coppia vi ha fatto sognare, condividete il video con chi sa leggere oltre la superficie, e soprattutto iscrivetevi a Segreti Turchi. Qui i pettegolezzi hanno un cuore che batte, e quello che non si vede è proprio ciò che vale la pena raccontare. Restate con noi, perché la prossima volta porteremo un altro nome,
Un'altra dichiarazione capace di spostare l'ago della bilancia. Un'altra verità che cammina su tacchi sottili tra i corridoi di un set. Fino ad allora, guardate bene tra le righe, riascoltate i dettagli, tenetevi stretti ai sussurri buoni. Perché l'amore, quando decide, non fa rumore. Arriva, si siede, resta. E magari ha già trovato casa dove nessuno se l'aspettava.